Ti sei accorto che puoi uscire dalla civiltà. Ora hai capito come muovere il primo passo, ma non sei ancora uscito, sei ancora lì. E come ti comporti adesso? La prima tentazione che ti viene è quella di essere un sovversivo. Il terzo brano dell'album Earth si intitola proprio Subversive Dimensions. Ti viene la tentazione di essere un sovversivo ed è una tentazione che secondo me devi respingere, devi resistere. Se ti accorgi di essere stato schiavo fino ad ora e hai capito che c'è una porta per uscire ed è una porta tanto semplice, certo è una porta invisibile, ma è una porta che si trova facilmente se vuoi, certamente puoi reagire con una grande rabbia, un'immensa rabbia. La storia di Mosè nell'Esodo inizia proprio con un grande gesto di rabbia, uccide un egiziano e questa cosa gli porterà non pochi problemi. Però c'è una dimensione sovversiva che invece ti può servire. Allora, cosa vuol dire essere sovversivi? Vuol dire ribaltare tutto quello che c'è attorno, voler distruggere tutto? Non è una mossa intelligente, perché se distruggi tutta la civiltà, proprio senza risparmiare nessuno, muoia Sansone e tutti i Filistei, chiaramente perdi tutti i vantaggi della civiltà. Lo stato naturale è molto duro, è molto violento. Se non c'è una civiltà che limita le prevaricazioni di una persona verso un'altra, chiaramente ognuno è assolutamente autorizzato a comportarsi come vuole. Te ne accorgi osservando quelle persone che per loro disgrazia si trovano a vivere all'interno della nostra civiltà senza appartenere ad essa. Sono sicuro che se vai, sei già stato sicuramente nella stazione dei treni di qualche grande città o anche qualche piccola città come può essere Voghera. Sai perfettamente che ci sono delle specie di accampamenti di persone che nessuno sembra vedere. Sicuramente ti sarà capitato, o se non ti è capitato vieni a Voghera che può capitare, di veder girare delle donne col burqa. Per noi è qualcosa di intollerabile, irritante, vedere un simbolo così esplicito della schiavitù femminile. Eppure, così come avviene a Voghera, sono sicuro che avvenga in molte altre città d'Italia. Non intendo il velo, intendo proprio il burqa, quello che ti copre completamente il viso, non si vede più chi sei. Chi vive nella nostra civiltà senza appartenere ad essa finisce ai margini e non è una bella fine, non è una fine che si augura a nessuno, anzi mi auguro che queste persone che vivono ai margini in qualche modo possano trovare una loro via per essere inclusi e per partecipare anche loro alla nostra civiltà, anche se è una civiltà molto debole, molto ormai morente. Quindi attento, se fai il sovversivo direttamente, la civiltà ti butta fuori. Questo può avvenire in tanti modi, può avvenire professionalmente, può avvenire socialmente, può avvenire economicamente. La nostra civiltà, in particolare la nostra civiltà occidentale, a differenza credo di tutte le altre civiltà che ci sono state sulla Terra prima e anche secondo me le contemporanee non sono così dure nel senso che sto per dire, la nostra civiltà è tutta centrata attorno al denaro. Sarebbe bellissimo immaginare una civiltà in cui il denaro non fosse così determinante. Ma se tu fai il sovversivo sfacciatamente, senza solidità, senza saper giocare con questo grande animale che è la civiltà,
La civiltà ti aggredisce e ti affama. La civiltà è come un grande animale, ne parla l'autore dell'Apocalisse. L'Apocalisse, che è l'ultimo dei libri della Bibbia, se voi prendete la Bibbia è l'ultimo dell'elenco, è l'ultimo in fondo, parla proprio di una grande bestia che è la civiltà. Bene, questa grande bestia, questo grande drago, bisogna imparare a vederlo come un gattino. A questo serve Subversive Dimensions, serve ad aspettare, serve a lasciare maturare le cose. È questo brano il tempo della viriditas. Cos'è la viriditas? Nel percorso di iniziazione dell'antico Egitto, che viene tramandato poi attraverso l'alchimia, prima tardo-antica, poi medievale, nelle 4 fasi dell'iniziazione, una è proprio la viriditas, la verdità. Dopo la nigredo, dopo che ti sei accorto che qualcosa non va e quindi accetti la tua situazione di difficoltà, di fatica, viene un lungo periodo spesso di verdità. Viriditas in latino significa verdità. La verdità è quel momento in cui tu lasci che le cose crescano, fa proprio riferimento alla verdità della natura in primavera, al verde della natura in primavera, quando le piante si sviluppano in maniera rigogliosa e contemporaneamente armonica. In questa verdità puoi lasciare crescere le tue dimensioni sovversive. Puoi trovare la tua via personale per intraprendere quel sentiero fuori dalla civiltà, senza grandi strappi, senza grandi rotture esplicite con la civiltà formale che ti sta attorno. Il percorso di uscita che passa attraverso l'albero della vita è un percorso artistico, non è un percorso che ti impone di fare rivoluzioni o di imbracciare le armi, per carità. Per fortuna in Italia siamo ancora liberi dalla grande diffusione di armi che c'è in altri paesi come gli Stati Uniti o come anche Israele. Il percorso dell'albero della vita ti fa uscire dalla civiltà in qualche modo di nascosto, come in fuga. Certo, la civiltà se ne accorge, non ti riconosceranno più. C'è un episodio del Vangelo di Giovanni in cui viene guarito un cieco nato. Dopo che Gesù ha guarito il cieco nato, persino i suoi genitori fanno fatica a riconoscerlo. Addirittura qualcuno, qualche personaggio anonimo del Vangelo dice forse è lui, ma non siamo sicuri. Leggetelo, è un episodio bellissimo. Il cieco, la cecità rappresenta la schiavitù, l'essere completamente ciechi, chiusi in un recinto, e quando si esce da questa condizione si cambia, ci si trasforma a tal punto che tutti quelli che ci sono attorno non ci riconoscono più. Diranno proprio, sembra un altro, cosa gli è capitato? Leggetelo, questo episodio del Vangelo di Giovanni è anche emozionante se lo leggete liberamente, senza lasciarvi condizionare da quello che vi hanno raccontato prima sui Vangeli. Leggete semplicemente il testo, è il capitolo 9 del Vangelo di Giovanni. La società, la civiltà si accorge che tu sei cambiato e ti può anche stigmatizzare. C'è un libro famoso di un sociologo che si chiama Erving Goffman, che si intitola Stigma, dove Erving Goffman spiega bene attraverso quali meccanismi una persona che inizia a comportarsi diversamente da come ci si comporta normalmente all'interno di un gruppo sociale venga stigmatizzato e attraverso questo marchio dello stigma venga emarginato. Addirittura Goffman spiega in questi termini anche la malattia mentale. Il malato mentale non è un vero malato, ma è uno che si comporta diversamente
dalle persone che gli stanno attorno, dalla civiltà che gli sta attorno, è uno che non rispetta le regole della civiltà. In questa traccia dell'album, la terza, c'è quindi una pausa di respiro, e viene però esposto un tema fondamentale che possiamo chiamare il tema del sovversivo, che poi ritorna in altri brani, sotto altre sfumature, viene cambiato. Qui è come se rimanesse nascosto, c'è un'atmosfera di segretezza, di mistero, di silenzio attorno a questo tema. Ci sono anche in 2 punti dei glissati del sintetizzatore, uno slide che proprio di un accordo intero, è un accordo intero del sintetizzatore che scivola e s'abbassa. Per me quello è un simbolo importante del nascondersi, del restare ancora quieti. Non è ancora il tempo di apparire. Gli aspetti di questo tema del sovversivo sono 2. Uno melodico, la melodia è questa, ve la faccio sentire bene. E l'altro è l'accompagnamento armonico, cioè diciamo gli accordi che accompagnano questa melodia molto semplice. Questi 2 elementi all'interno dell'album verranno ripresi diverse volte, verranno trasformati, ma sono proprio una guida per avvertire l'ascoltatore e suggerirgli che lì in quel punto si sta proprio parlando della sovversione delle regole sociali. Lo ripeto, non è una sovversione manifesta, è una grande libertà interiore, anche privata, direi. Non so se Simone Ficicchia, che ha suonato il sassofono in questi pezzi, possa essere d'accordo con questo mio modo di vedere la questione della sovversione. Tra l'altro, in una piccola intervista che avevamo fatto, gli avevo chiesto se lui è un sovversivo e mi ha risposto così. Ma quindi sei un sovversivo? Sono sovversivo, dipende a chi lo chiedi. Nel senso che noi diciamo sempre in tribunale che facciamo quello che facciamo per difendere la Costituzione, perché d'altronde in Costituzione c'è l'ambiente, c'è la democrazia, c'è la salvaguardia dei diritti di tutti e alla fine quello noi stiamo facendo. D'altra parte però chiaramente il mondo così com'è in questo momento non ci va affatto bene, a me non va affatto bene e quindi sì, sovversivo da un certo punto di vista perché le cose vanno sicuramente migliorate, ma d'altra parte non è neanche fare casino di per sé. Ecco. Quando inizi a pensare, diventi sospetto, non ti riconoscono più. Può anche essere un po' triste da affrontare e puoi anche in questo momento temere la solitudine. Ma io sono convinto che al di là della porta invisibile siamo in tanti e quindi ci vediamo di là.